Da un lato la contentezza, la gioia, la felicità massima per un ragazzo di 16 anni, Antonio Arena, 10 febbraio 2009, lui che al primo tocco la mette dentro e non oso immaginare la contentezza. Dall'altro abbiamo l'eliminazione della Roma, ma una vittoria, fatemelo dire, meritata del Torino. Il Torino giocasse sempre all'Olimpico con la Roma, credo che il suo campionato sarebbe leggermente migliore. Oggi, rispetto alla partita di campionato, dove comunque secondo me aveva tenuto bene, aveva tenuto botta, però alla fine erano state due ripartenze, poi chiusa, bella, a riccio, no? Perché alla fine 2-1 se non sbaglio, no? Chiusa, a riccio. Oggi il Toro ha proprio, secondo me, giocato meglio della Roma. Sicuramente meno fragile, più solida. La Roma dietro, ecco, tutti. Oggi forse nessuno è escluso lì dietro, tranne Hermoso, che anche lui, no? Per la gira di Gaspi, che oggi qualsiasi cosa toccava e faceva entrare dalla panchina, no? Faceva la differenza. Entra Hermoso, via, fa un gol da attaccante. Entra Arena, che attaccante lo è, no? E segna anche lui, quindi fantastico, però dietro delle defiance clamorose per un Toro che però devo dire che ha giocato bene. Beh, io prendo l'azione nel primo tempo in cui va al tiro Adams, un tiro anche molle, ma l'azione, no? Andatela a rivedere come costruisce, no? Nella fattispecie. Oggi il Toro ha messo anche qualità, ha messo qualità e ribadisco per quanto mi riguarda la partita l'ha vinta meritatamente. Ne, pa- Scusate. Ne parliamo e come se lo facciamo, prima come al solito invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti, ma anche se non volete seguirli, tanto è gratuito. Quindi pigiatelo sto tastino. Mi sono ingolfato con la mia saliva, cioè sono capace di tutto anch'io, ragazzi, è una roba clamorosa. In descrizione trovate i profili e niente, un grande abbraccio e vi ringrazio. Da dove io partirei proprio anche da Arena stesso, perché poi alla fine, nonostante l'eliminazione della Roma, questo ragazzo, quei minuti, questa partita, questo momento non lo dimenticherà mai. Oserei dire, no, mi azzarderei a esprimere questo. E no, ragazzi, che domani andrà a scuola, magari farà poteva andare anche meglio perché poi sappiamo bene che il calcio, essendo uno sport collettivo, se vinci è una gioia condivisa che viene ancora più rimarcata, ma non toglie. Vi arrivo a dire anche un'altra cosa, non toglie il fatto che forse io sarò ancora più contento quando queste cose non le andremo a rimarcare. Il fatto che entra un ragazzo di 16 anni, che certamente è un'età molto molto precoce, è indubbio, però ragazzi, io se vedo gli attaccanti della Roma, se considero che oggi Dobbik e Ferguson sono infortunati, che debba giocare Bailey punta, cioè ma io non lo vedo neanche tanto un azzardo. Cioè io vi arrivo a dire anche questo, anche perché l'abbiamo visto, due palle a toccate, una meglio dell'altra, anzi tre ne ha toccate. Il primo gol, il secondo l'ha protetta bene e l'ha appoggiata e su chi è sempre Wesley no, Selic che gli mette una palla, lui comunque il movimento lo fa da attaccante e per poco non fa doppietta. Cioè, quindi benissimo. Sì, 16 anni, va benissimo. E deve giocare Bailey, che non lo sa fare quel ruolo. Ma io gli avrei dato anche più minutaggio, cioè nel dire, attenzione, già che Gasp gli dà in questo calcio che in Italia viviamo sempre in maniera protettiva, dove i giovani, attenzione, sono merce da toccare con estrema cura. Ma che stiamo a scherzare? Io vedo la prestazione di Bailey, ribadisco, specialmente se lo devi mettere lì davanti. Perché no? Perché no? Fatemene dire sta cosa qua. Nonostante poi stasera, attenzione, andando in tema Roma, non è stato l'attacco a mancare. Oggi la Roma prende 3 gol e non solo, perché Torino
come ho detto prima, ha creato quell'altra azione bellissima nel primo tempo, ha avuto un sacco di situazioni favorevoli, anche nel finale, appena 2-2, aveva avuto subito un'altra occasione. Davvero, davvero, davvero propositiva la squadra di Baroni, che è questo che mi fa arrabbiare anche, no? Perché ci sono partite in cui sono veramente balneari, in altre in cui invece riescono comunque a tirare fuori una prestazione dove vedi che c'è anche della qualità, come dicevo prima. Poi oggi secondo me sfruttava delle fragilità difensive che non mi aspettavo dalla Roma, non mi aspettavo così fragile, anche se poi alcuni interpreti ancora, Ghilardi, Ziolkowski, hanno da guadagnarsi, come posso dire, maggiore affidabilità. Il primo gol, bravissimo per esempio Adams. Non so quanto lì potesse fare di più lo stesso Svilar, ma di certo non lo puoi lasciare tirare con quella facilità, dargli tempo di vedere la porta, di controllare, tutto il tempo di questo mondo. Malissimo nella scalatura. Il secondo gol ti arrivano in porta e se la passano tranquillamente Vlasic a Adams. Lì deve fare meglio Svilar pure, perché è un portiere del suo livello. Io mi sono azzardato a dire, per me il migliore della Serie A. Ecco, quando anche Svilar vedi che viene un po' meno e diventa un portiere normale, poi fai fatica, perché ha ragione, se non sbaglio l'ha detto Gasper, no? Ha ragione Gasper a dire Svilar è come un attaccante di 25 gol, è verissimo, però quando non segna l'attaccante, pazienza, non ha segnato. Se il portiere non fa il portiere da 25 gol, e poi succede quello che abbiamo visto stasera. Forse il terzo gol era vicinissimo e quindi magari non facile da respingere, però anche lui poteva fare meglio. Di certo doveva fare meglio la difesa anche in quella circostanza, dove hanno perso, ribadisco, tanti duelli aerei, tante battaglie, sia in mezzo al campo, ma soprattutto lì dietro. Eh, Male, molto, molto male, non lo so, perché poi alla fine è vero che qualche rotazione c'è stata da parte di Gaspa, ma poi le ha buttate dentro. Nel secondo tempo abbiamo visto anche addirittura Andica che è ritornato, quindi con lo stesso Hermoso, giocava praticamente quasi la difesa titolare, anche se poi Mancini secondo me è uno di quelli che per carisma e leadership, ragazzi, trascina anche gli altri. Però ciò non toglie che dalla Roma io mi aspetto sicuramente meglio. Poi non è il caso di ribadirlo stasera, perché poi ci sono stati 2 gol, ma lì davanti il solo Vas che l'hanno inquadrato tante volte non può bastare. Si parla di Malen che può dare una grande mano. Vediamo se farà qualcos'altro la Roma, perché ne ha bisogno. Però ribadisco ancora una volta, bravo il Toro, va detto bravo. Affronteranno l'Inter, vediamo che Toro, perché ribadisco, il Toro cambia da partita a partita e quello visto stasera, al netto, ribadisco, di alcune defezioni della Roma, è stato un Toro sul pezzo. Quelli dietro, Ismaili, Coco e come si chiama, bravissimi. Mamma, mi dimentico sempre i nomi, ragazzi miei. Il Can in mezzo al campo, Adams, molto bene. Sicuramente molto bene. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, laccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.